Eccoci qua amici della Muay Thai, intanto Sawadee Cup. Allora, questo video è specifico per le usanze thailandesi. Faccio una premessa che io non sono orientato tanto alla cultura thailandese, anzi la subisco più che la condivido. Non sono, non me ne frega un cazzo del Moncon, eccetera, eccetera. Però ho cercato di imparare e di capire tutta quella che è la cultura thailandese. Poi che mi piaccia o no, dal momento in cui un ragazzo che si allena qua e che seguo io vuole seguire la cultura thailandese, tutte le tradizioni, perlomeno lo deve fare bene, cioè lo deve fare che abbia un senso. Quindi io onestamente sono pro Ramon Decker che combatteva senza Moncon e si faceva assolutamente i cazzi suoi. Non sono pro per il fatto che Decker però perdeva i match perché non conosceva il punteggio Thai, quindi tutto quello che riguarda è finalizzato alla gara e a una migliore performance e a vincere bisogna saperlo, bisogna essere curiosi, bisogna sapere anche le tradizioni, perché la Muay Thai comunque è uno sport pieno, inzuppato di tradizioni, quindi non sapere le tradizioni vuol dire non conoscere la Muay Thai, quindi bisogna saperle, condividere. Poi possono piacere o no, a me non piacciono onestamente, però detto questo, l'ignoranza è quella che condanno, cioè potete accettare, posso accettare il fatto che qualcuno come me, come Ramon, non gliene freghi un cazzo della cultura thailandese, ma non posso accettare che non la conosca, cioè per scegliere tra seguirla o non seguirla, o per criticarla o per osannarla, bisogna conoscerla, perché l'unica cosa che è condannabile in ogni settore è l'ignoranza. Quindi, innanzitutto, adesso questo video lo facciamo in italiano e in spagnolo. Adesso Carlos farà una brevissima traduzione di quello che ho detto. Lui è pro alla cultura thailandese, quindi la segue, ci crede. Avete visto anche io ho portato i ragazzi al tempio, avete visto un video dove ho portato i ragazzi al tempio, però li ho portati perché loro desideravano prendere, avere il Moncon e seguire la cultura thailandese, quindi l'abbiamo seguita per quello che è la cultura thailandese. Ma se voi mi chiedete se io credo che portare il Moncon al tempio serva a qualcosa ai fini poi del match, vi dico a mio avviso no, però se lo vogliamo fare lo dobbiamo fare bene, seguendo la cultura thailandese bene. Una volta Carlos, una vez tenía il Moncon cerca della cama, vicino al letto, puesto, e le he dicho, sácalo de ahí porque esto lo tiene lo peleador que ha terminado. O un Moncon nuevo que nunca ha empezado, pero un Moncon de un peleador tope está in alto, arriba, più in alto possibile. Allora, fai un sunto di quello che ho detto io. Más o menos ha dicho que vamos a hablar un poco sobre cosas de la cultura tailandesa, que él personalmente no la sigue, que no cree mucho, que le da igual, por ejemplo, como hacía Ramon Decker en este caso, pero como también aquí hay gente que quiere seguirla y la sigue, pues en este caso hay que seguirla bien y un poco eso, seguirla de la manera correcta, porque lo que no se permite es ser ignorante en el tema, ¿sabes? Porque eso a la hora de competir, incluso cuando vamos a luchar y demás, pues puede ser que por culpa de ser ignorante, como en este caso a lo mejor Ramon de, que en el caso de la puntuación, etcétera, pues que perdamos un combate, etcétera. Entonces, para evitar la ignorancia es un poco, pues va a explicar un poco lo che è tutto il tema in sé. Ok, partiamo dal why. Innanzitutto il why è un saluto che va fatto, intanto ci sono diversi tipi di why a secondo di chi avete davanti. Io non ve li sto a raccontare tutti perché diventerebbe lungo, ma a secondo di quanto vi abbassate, quindi se avete in linea di massima la regola è che più avete una persona importante rispetto a voi davanti e più vi abbassate con il why. Quindi lui, ecco, se state facendo il why a un promoter, lui non ha bisogno di abbassarsi a voi, per esempio se siete un combattente, ma voi sì. Il why va fatto, ma va fatto una volta, cioè io vedo a volte gente che viene qui al camp e che inizia, entra, fa il why, mi riguarda, fa il why, a parte il fatto che a me non lo fate il why perché io sono italiano, quindi se me lo volete fare io vi rispondo con educazione, ma non è dovuto, è dovuto ai thailandesi.
è dovuto ai maestri thailandesi, ma il Wai glielo fai una volta, non gli puoi fare il Wai 357 volte ogni volta che lo incroci. Va bene che abbiamo 1000 metri quadri di palestra, ma non è che ogni volta che incroci un thailandese gli fai il Wai, ogni volta che, anche per esempio in clinch, il Wai ogni volta che rinizi col clinch fai il Wai. Fai il Wai all'inizio e fai il Wai alla fine, ringraziando i tuoi compagni che hanno condiviso con te l'allenamento e ringraziando gli allenatori. Quindi il Wai è d'altronde noi in Italia non è che ci diamo la mano, se siamo in 5 minuti ci incontriamo, ciao, ciao, alla doccia, ciao, come va? Ciao, fai una volta, poi lo fai quando te ne vai, al limite. A parte il fatto che tra i giovani non si usa neanche più tanto dare comunque la mano ogni 5 secondi. Di conseguenza il Wai è la stessa cosa. E anche tra i giovani thailandesi il Wai si fa, ma non è così esagerato. Cioè non dovete esasperarlo per far vedere che sapete fare il Wai o perché pensate che con questo siete rispettosi. No, passate per ridicoli, perché appunto immaginate un Thai che viene ogni 5 minuti vi dà la mano in palestra, dopo un po' vi mettete a ridere, dice vabbè questo ha capito che bisogna dare la mano. E ci sono dei thailandesi che lo fanno, infatti ogni tanto spiego anche a loro che magari vanno all'estero, che li portano in Italia, danno la mano ogni 30 secondi a qualcuno. Non è che poi gliela dai una volta la mano al limite, e poi se gliela dai proprio perché sai che a lui che fa piacere, non è che in genere il Wai si fa, soprattutto ai thailandesi si risponde al Wai, cioè se vedi che lui ti fa il Wai è il momento di farlo e di rispondere. Come rispondere? Ripeto, se siete nel dubbio abbassatevi, perché non sbagliate mai, nel senso che se vi abbassate per caso poi voi siete un livello più alto, il discorso di livelli è molto difficile da spiegare, perché in Thailandia ci sono, non come in India, ma anche qui ci sono una sorta di caste, quindi il maestro è più importante dell'allievo, il promoter è più importante del maestro e dell'allievo, un combattente come Carlos per esempio, che è un nome, se incontra un combattente un giovane, un ragazzo, è ovvio che è l'altro ragazzo che prima fa il Wai a lui e si abbassa a lui, magari lo fa ma accennato. Quindi se non volete sbagliare vi abbassate, al limite passate per modesti, per quello che in generale un falan che arriva da fuori il Wai lo deve fare abbassato a tutti, perché non è che è un falan, è di un'altra cultura, eccetera. Ok, passiamo al prossimo argomento che non me lo ricordo, qual è? Después de la pelea está el rollo. Ah, questa è una cosa che mi fa incazzare come una bestia. Ah, no, aspetta, non abbiamo fatto la traduzione. Per traducire il Wai. El guay literalmente significa saludar. Entonces, más o menos lo que ha explicado es que... Beh, no il Wai podemos- è questo, è il salutar, ma saludo- quando il Wai quando si Saludo tailandés, ¿no? Saludo tailandés. En Tailandia. Y bueno, más o menos ha explicado que cuando saluda, como te tienes que bajar dependiendo del nivel de la persona, el nivel, por ejemplo, como ha explicado, pues a un maestro, pues el alumno pues se baja, pero que aquí en Tailandia es muy difícil también de entender a veces sobre el nivel social, estamos hablando, no nivel de otra cosa, nivel social. Entonces, bueno, sobre el Wai, pues no estar en todo momento haciéndolo, porque es un poco ridículo, es como si nosotros estamos saludando a cada uno cada vez que lo vemos 10 veces o 15 veces, ¿no? Más o menos en el entrenamiento, pues al inicio de iniciar la actividad, cuando estamos haciendo clinch, por ejemplo, al final, pues para agradecer un poco al compañero el trabajo que hemos hecho y eso, pero que no estamos en todo momento haciendo el saludo porque parecemos que estamos haciendo un poco el tonto. Y no sé, poco más, no sé, no recuerdo bien. Sí, no, más no. o menos eso Okay. es el resumen de todo, que no por ir en los gimnasios y tenemos mucha gente aquí que viene y cada vez que te ve te hace el saludo a ti, después se gira, ve el otro, hace el saludo también. Eso es como que es un poco que no está bien. Bueno, no es que no esté bien, sino que... No, no está bien, que lo Thai se pone a rir porque no es una cosa normal, parece que hace la parte de... Se vede que lo hace porque te han dicho de hacerlo, pero no es cosa tuya, entonces hace lo mínimo indispensable y para... La cosa más importante es responder. Si uno te hace el Wai, hay que responder al Wai. Bueno, allora passiamo al secondo. Questa è una cosa che mi fa imbestialire, italiani, spagnoli, eccetera. Finite il match,
e vi buttate in ginocchio di chi? Magari di un altro italiano, spagnolo come voi, che ha gli stessi vostri match, ma che cazzo vi buttate in ginocchio a fare? Cioè, buttarsi in ginocchio, mettersi in ginocchio è un segno di rispetto, ma si fa. Se avete di fronte un pugile che stimate veramente, lo stimavate già prima di combattere, ci avete combattuto, avete una grande stima per lui, un grande rispetto perché lo conoscete, lo seguite, allora vi inginocchiate. Avete fatto un match, ecco, facciamo un esempio, io mi ricordo Sayok con Martin Meoni, che conoscete, che è un pugile italiano. Perché Sayok si è inginocchiato? Perché cazzo hanno fatto a botte 3 round e Meoni non ha fatto una piega, ha preso un sacco di botte, era gonfio come un pallone ma ha tenuto il match. E Sayok è uno che picchiava allora, adesso è un po' vecchiotto ma picchiava come un fabbro. Per cui quando ha finito ti rispetta, nel senso, dice ok, io sono una leggenda della Muay Thai, oltre aspetta, tu sei un falan qualsiasi, mica, ma mi sei stato davanti, hai preso dei colpi che mi hai dato, ti rispetto, ecco, ti rispetto perché hai fatto un match della Madonna, e quindi io stesso, che anche posso essere Gesù Cristo nella Muay Thai, sono il primo ad inginocchiarmi. Lì è seguito, si sono inginocchiati tutti e due contemporaneamente. Ecco, in questi casi dovete mettervi più bassi di lui. Lui si è inginocchiato, ma voi sapete che avete di fronte un nome, vi inginocchiate, cercate di essere più bassi di lui, e poi mentre si inginocchia fate no, come non ti inginocchiare, mi devo inginocchiare prima io. Questo è un segno di rispetto. Ma un segno di deficienza è invece quando ti inginocchi a uno che magari ha gli stessi match tuoi, ma magari ha fatto un match di merda come quello che hai fatto tu, o magari avete fatto un bel match ma niente di che, non siete nessuno, né tu né lui. Che senso ha inginocchiarsi? E poi siete magari due falan che non è neanche nella vostra cultura, che vi inginocchiate a fare? Cioè ci sono dei ragazzi che io veramente, anche dei miei ragazzi che sono andati in Europa, fanno dei match, si inginocchiano di fronte a un nessuno qualsiasi, ma che vi inginocchiate a fare? Cioè questa cosa significa rendersi ridicoli, cioè sì, ci si inginocchia, l'inginocchiarsi è un gesto molto importante, che tra l'altro a me piace moltissimo. Oppure avete fatto un KO, ecco, un'altra cosa che è sempre da avere, avete fatto un bel KO, prima di andare a alzare il braccio, di fare i deficienti e fare andate a porre rispetto subito. La prima cosa che dovete fare, se avete fatto un KO ma vi siete resi conto che vabbè, è un KO perché l'altro non ne aveva più, si è voluto fare. Ma se pensate, avete un ragionevole dubbio che gli avete fatto male, la prima cosa che dovete fare, finito, perché lì dal momento che gli avete fatto male, è andato giù, non si alza, è finita la gara, avete vinto, basta, finisce lo sportivo, inizia l'uomo. Ricordatevi che quando si vince si vede il campione, quando si perde si vede l'uomo, e l'uomo si vede anche quando vince, perché quello che perde, che è un uomo come te, è degno di rispetto, perché se non c'era lui sul ring tu non potevi vincere. Quindi la prima cosa che devi fare è andare ad essere certo, perché la prossima volta potrebbe capitare a te che sei tu lì, e quindi la prima cosa che devi fare è andarti a accertare che lui stia bene, che tutto sia a posto. Allora, se sta bene, se ti conforta lui dicendo mai per là, a posto, ti dà un segno che sta bene, allora puoi andare a festeggiare. A quel punto puoi fare tutte le feste che vuoi, fare la scena, fare anche ma prima devi essere certo che umanamente è tutto a posto, poi rientri nella parte dello sportivo. Ma ricordatevi che il campione finisce se non c'è l'uomo. Prima di tutto c'è l'uomo in tutte le cose e soprattutto in questo sport, e l'uomo deve venire fuori proprio in questi momenti. Io mi ricordo, ho ancora qui la scena nei miei occhi quando Mattias ha fatto il KO con Ronacciai, il secondo match, la rivincita. Mentre andava giù era già lì che lo guardava, e è stato il primo arrivato prima dell'arbitro a buttarsi in ginocchio a vedere se stava bene. Poi mi disse negli spogliatoi, perché disse che l'ho visto proprio negli occhi che si spegneva, e quindi mi sono preso paura e ho detto cazzo, chissà cosa è successo. Questo è importante che venga fuori l'uomo, quindi è inutile che vi inginocchiate davanti a un nessuno, o uno che più o meno ha un livello uguale al vostro e magari pure un falan, quando finite un match qualsiasi. Se poi dopo vincete per KO e andate a fare i fenomeni, saltate sulle corde eccetera, lasciate quello lì, non state neanche a guardare se sta bene o se sta male.
cercate di conoscere le cose. Questo video serve anche per questo, perché bisogna conoscere le cose e saperle fare, se no non fatele. Lo so, è lunga. Es muy largo de explicar. Tu A ver, sintetizza. ha hablado sobre mucha gente que después de un combate va a ponerse de rodillas sobre la otra persona y más o menos cuando se hace hay que conocer el por qué se hace, porque no te puedes, por ejemplo, arrodillar en un combate contra una persona que es de tu mismo nivel, tiene tus mismos combates, etcétera, etcétera. Si en ese momento te pones de rodillas, es como, no sé cómo explicarlo bien como ha dicho, sino que es como hacer el ridículo un poco, como rendirse, ¿no? Has dicho. No, Y- no saber, ignorante, no rendirse, Ignorante. ignorante, no saber qué está haciendo, porque el Otai se pone a reír, sí. Ha explicado como caso de cuando peleas contra alguien, pues que es una persona que ya tú admirabas antes de la pelea, o cuando se da el caso de que tú eres una persona joven que está creciendo y peleas ya contra uno que lleva muchos años en la élite, o gente que lleva muchos años y tiene mucho nombre, pues después del combate pues te pones de rodillas como símbolo de respeto, o a lo mejor de la otra parte eres ya un nombre, una persona con mucho nivel, que tiene muchos combates y compites contra alguien que tiene menos experiencia, pero te está de frente, es decir, que ha hecho un combate y te ha sorprendido porque ha estado bravo, aunque haya cogido muchos golpes, ha puesto el ejemplo de Sayo contra otro chico italiano. Entonces, en ese caso, la persona que tiene más nombre, etcétera, tiene un motivo por el cual ponerse de rodillas, que es ese. Siempre en ese caso, la persona que es de menos nivel y demás, aunque vea al otro que se pone de rodillas, pues tiene que intentar ponerse más bajo todavía de él, de las rodillas, o hacerle gesto como no, levántate, que te estás poniendo de rodillas. Pero que la manera de, por ejemplo, en este caso, cambia cuando es el momento que has hecho un caos, que mucha gente se le olvida, lo hace a lo mejor por la moda de hacerlo, pero a lo mejor en el momento que ha hecho un caos se pone a celebrarlo antes, se pone etcétera, cuando lo primero que hay que hacer en este caso es preocuparse por la salud de nuestro adversario, y hay que ser persona antes de seguir con el tema competitivo, y ahí sí es como preocuparte por su salud en el momento que ya él te ha dado como estoy ok, estoy bien, pues bueno, sigue, puedes celebrarlo, puedes hacer lo que quieras. Un poco es la diferencia cuando te pones de rodillas por un motivo y por otro motivo. Sí, No sé si... sí, se entiende que si te pones de rodillas con un cualquiera que no tiene nombre como tú, o que un falán con un falán que no tiene sentido para que uno se ponga de rodillas, lo hace por moda y luego no hace respeto a uno que le pone que o y te va a hacer la corda y todo, y esto está en el suelo y tú no te has, ¿cómo se dice?, asegurado que está bien, ¿no? Sí. Se entiende que lo hace solo per moda, no lo hace porque entiende la tradición y porque de corazón tú sientes esta tradición tuya. Prossimo argomento? Oe. Allora, questo veramente fece un post tanti anni fa un altro Simone Cecchini, che saluto, un ragazzo che ha vissuto qua tanti anni, è stato uno dei primi a combattere tra l'altro anche al Thai Fight con gente forte come Ikyu-san, fece un gran match con Ikyu-san che ricordo ancora oggi, e un giorno si è rotto le palle di sentire tutte queste stronzate degli italiani, e penso che gli spagnoli seguono perché siamo più o meno della stessa pasta. Ogni cagata, ma oggi siamo andati a correre al parco, oggi è stato bellissimo allenamento, ragazzi, si dice, lo dicono i thailandesi, all'angolo per segnalare i colpi, in modo che l'arbitro sia più influenzato. Se porta una rodiglia, una ginocchiata forte e l'arbitro non l'ha vista ma sente guarda di minchia, cazzo, è stata una ginocchiata forte, no? Allora si era distratto, perché a volte gli arbitri si distraggono, è normale, sono persone umane. Allora, per dare più enfasi agli arbitri, agli scommettitori,
al ragazzo che combatte, che si sente cazzo, vuol dire che sto andando bene, che sto andando, si incoraggia perché magari ha finito la benzina, ma sono lavori che si fanno all'angolo. Se oggi andiamo a mangiare il gelato, ma che cazzo ogni minchiata mettete su Facebook, non c'entra un cazzo, ragazzi, non c'entra un cazzo. Cioè è come se, io non lo so cosa farvi un esempio, ma quello che mi viene in mente è come se i thailandesi sentissero noi che diciamo bella ciao e ogni bella ciao, andiamo a mangiare il gelato, bella ciao, ma che bella ciao che? Non hai capito un cazzo di cosa vuol dire bella ciao. Cioè ragazzi, si dice all'angolo, e in Italia si può anche fare relativamente, per esempio, perché ho visto, a me all'angolo non mi fanno neanche parlare, come inizia a alzare la voce mi arrivano la sicurezza, mi vuole mandare via, no? Stai troppo vicino, stai troppo lontano, all'angolo devi stare seduto, dire le cose bisbigliando, che è una cosa, cioè non c'è questo clima in Europa, per cui è inutile che ve lo dite nel pullman, scendo alla prossima fermata, sabato andiamo a mangiare la pizza, ma che cazzo, ragazzi, fate ridere i polli, fate ridere i thailandesi, se capiscono. Quindi si dice all'angolo quando si porta, c'è un colpo, per dare enfasi a un colpo che magari l'arbitro non ha visto e che è importante alla fine dello scoring, alla fine del punteggio. Ha hablado sobre lo de Ivan, escucha, maestro Ivan, tú estás de primero nella lista. Esto es una cosa que se utiliza en la esquina para hacerle ver a los árbitros de que ha ocurrido un golpe fuerte, porque a veces los árbitros se distraen, son personas humanas, y poco más, para hacer énfasis en eso, para también darle coraje al luchador. Hay veces que estamos luchando y a lo mejor pensamos que están dando mal, pero damos un golpe y después del golpe pues escuchamos a la esquina que dice es como nos cogemos un poco de más coraje, ¿no? Como ha sido un buen golpe, estoy bien, ¿no? Pero ya está. Mucha gente, por desgracia, usa el en todos los ámbitos de su vida. Y bueno, los tailandeses cuando lo escuchan, incluso la gente pues piensa que somos un poco estúpidos, porque no sé, como bien ha dicho, esta noche vamos a comer pizza, o mañana vamos a coger un helado, entonces es un poco explicando el sentido del y el porqué, que es una cuestión simplemente tanto psicológica para el luchador como también para los árbitros, para hacer sentir che un golpe ha sido fuerte. Ok, l'ultimo argomento. Moncon. Moncon. Allora, il Moncon. Questo è quello che ho già detto prima per quanto riguarda Ramon, che non metteva il Moncon, eccetera. Se mettete il Moncon deve sempre, per questo che il pugile deve passare sopra le corde, perché il Moncon deve sempre essere rispettato, deve sempre stare in alto. Intanto il Moncon non può essere maneggiato da nessuno, da nessuna donna, perché il Moncon dell'uomo può essere maneggiato da lui, da altri pugili, dai maestri, magari da qualche familiare, certo, ma tendenzialmente non dalle donne, anche se questa tradizione un po' anche qui si sta perdendo, però in linea di massima questa è la tradizione. Poi il Moncon preso e messo in testa non serve a niente, bisogna portarlo al tempio e dare quella che noi chiamiamo benedizione. In realtà non è che si chiama benedizione, il monaco dà un'iniziazione al Moncon, cioè dà l'inizio al fatto che questo Moncon diventa un oggetto sacro, di culto. Di conseguenza il Moncon tuo o il Moncon, poi c'è il Moncon del camp. Noi abbiamo per esempio il Moncon del camp che diamo a tutti quelli che sono qui, abbiamo quello degli uomini, delle donne, poi parliamo di quello delle donne. Il Moncon del camp viene condiviso tra i ragazzi del camp, però poi un atleta che ha una sua storia, a un certo punto della sua storia inizia ad avere il suo Moncon, che è quello che lo seguirà per sempre, o perlomeno fino a che non si distrugge, e quando si distrugge c'è anche una cerimonia per salutare e abbandonare il Moncon, che non si lascerà così, tanto per, si tiene comunque, se si abbandona c'è una cerimonia per farlo. Tra l'altro io qui ho sotto, non so se qualcuno ci ha fatto caso, ma chi verrà ci farà caso, ho un Moncon nero grigio che è il Moncon di Ginga, che è rimasto qui perché dopo non ha più combattuto da quando è andato, però è un Moncon che ha una sua storia, che rimane qui in alto, perché è un Moncon che dentro di sé non è solo un oggetto, ha un po' di storia. Quindi dentro il Moncon c'è anche la vostra storia, il Moncon è venuto con te sul ring, è stato con te, ti ha accompagnato.
Di conseguenza bisogna cercare intanto di non farsi, da una parte non farsi influenzare da questo, perché la volta che dimenticate il Moncon avete poi la paranoia che il Moncon vi protegge comunque, che ve lo siete dimenticato che l'avete con voi, perché se non l'avete fatto apposta, se non è stata una questione che non dipendeva da voi, resta sempre il vostro Moncon e quindi dovete continuare a rispettarlo e a portarlo avanti. Importante, ripeto, è non si butta nella borsa, non si butta per terra, non si prende a calci, il Moncon deve stare sempre in alto, più in alto sta e meglio è, deve essere riposto con rispetto, quindi col Y, si prende, si fa il Y, si ripone, si fa il Y e si fa con rispetto, quindi ci si abbassa davanti al Moncon, perché il Moncon è il vostro compagno, è il vostro amuleto, è quello che vi accompagnerà sul ring e che vi accompagna in tutta la vostra storia. Se questa cosa vi piace, la volete fare vostra, fatela bene, ecco, non prendete un Moncon tanto perché vi piace il colore, poi lo buttate da qualsiasi parte, eccetera, perché è un'offesa a una tradizione, come noi abbiamo le nostre tradizioni religiose, cioè voi, chi è religioso, io sono agnostico, ma ognuno deve rispettare però le tradizioni degli altri, quindi se volete usare il Moncon dovete usare con una certa coerenza, tenerlo sempre in alto, portare rispetto, passare sopra le corde con il Moncon, perché sennò il Moncon non deve mai passare sotto, eccetto nelle donne, che dopo ve lo spiegherà Chiara che è donna. Poco explicado sobre el Moncón. Es un amuleto, por así decirlo, sagrado, ¿no? Sì. Que no se puede tocar por parte de las mujeres, que luego Chiara explicará pues la parte suya del Moncón con las mujeres. Y más o menos pues una cosa que se puede tocar entre pues los mismos luchadores o los maestros, algún familiar, sí, pero bueno, ya está cambiando aquí mucho también en Tailandia, pero más o menos esa es la parte que sí. Luego cuando se hace como una especie de ceremonia de iniciación, que es lo que se hace en el templo, porque más o menos es que a partir de ahí es como que inicia la historia de ese Moncón, ¿no? Y es como, se dice a lo mejor malamente que es como bendecirlo, pero es como una ceremonia de iniciación a partir de ahí. Siempre, por supuesto, el Moncón tiene que estar en alto, no tirarlo al suelo, no meterlo en una bolsa y dejarlo mal, y que por tanto no es como una moda, ¿sabes? Tampoco, no es que elijas un Moncón por tenerlo y después lo hagas con él por un color y después hagas lo que quieras, sino que es una tradición y por tal hay que respetar la tradición en todo su sentido. Por regla general, aquí también, por ejemplo, tenemos un Moncón para todo el mundo, para la gente que va a luchar, pero en el momento hay gente también que tiene el suyo, porque bueno, es como tener su historia y a partir de ahí como que inicia su historia. Y no sé, un poco más che come spiegare del Moncon, che non mi è muy largo. Una cosa che ancora aggiungo è che il fatto che abbiate un Moncon e ve lo mettete in testa e vi fate la foto su Facebook o vi allenate col Moncon o ho visto gente allenarsi con la musica Thai, queste cose fanno solo ridere chi conosce la cultura thailandese, vi rendete solo ridicoli. La musica Thai si mette solo per combattere, non ha nessun senso metterla in allenamento, ma tutto sommato questo potrebbe essere il meno, mentre è un'idiozia grande quella di farsi la foto col Moncon in palestra o allenarsi col Moncon quando non ha nessun senso. Il Moncon ha una sua finalità che è quella legata al combattimento, quindi lo mettete e lo prendete quando state per andare a combattere. Prima di partire, avete visto dei video che io faccio, si va a fare il ringraziamento al Moncon, il Wild Moncon, si prende il Moncon, si fa una sorta di meditazione sul fatto che ok, sta iniziando la gara, prendo il mio Moncon e sto partendo per andare alla gara, e questo dà anche una sua certa sacralità a quello che state facendo, perché comunque
ci rendiamo conto che è vero, è uno sport anche dove si picchia, si fa botte, ma tutto questo ha una sua ritualità. Questa ritualità vi aiuta anche a entrare psicologicamente nell'ottica del match, nell'ottica del combattimento, e nel fatto che tutto questo è sempre regolato da una struttura, una storia, da regole ben chiare. Quindi entrare in queste regole, prenderne un pezzo, quindi il Moncon, e poi usarlo per farsi la foto su Instagram, eccetera, perché magari poi quelli che si fanno la foto su Instagram non combattono neanche, cioè questa è la follia pura. Quindi non usatelo come moda, perché è qualcosa che comunque accompagna persone che fanno sacrifici e che lottano sul ring per portare determinati risultati, e quindi va rispettata, questo va capita e va rispettata. Piuttosto fate come Ramon e non lo mettete, ma se lo mettete, mettetelo che abbia un senso. Sí, eso que no es una moda porque el Moncón implica el sacrificio de las personas que lo hacen, entonces coger la mitad de una cosa para lo que nos interesa y no hacer lo otro, pues no tiene sentido. Un poco en ese hecho de que la gente que lo usa, pues te metes un poco en la óptica de lo que es el combate, tiene un sentido, ¿no?, de hacerlo, de respetar eso, es una cosa respetable. E poner la foto in Instagram o entrenarse con el Moncon es falta de respeto a la verdad de lo que es Sí, porque quien usa el Moncón se supone que es que se coge para cuando vamos a competir, cuando vamos a luchar. Ok, Chiara, le donne, Ciao chicos. Devi tradurre, visto? fai Sawadee-Cup. Sawadee-Cup. No, traduce lei, vieni. Ah, traduce lei. Donna e donna, dai. Dai, vai. Sawadee-Cup. Ok, allora le donne principalmente sono considerate un po' diverse dagli uomini in Thailandia, Inferiori. inferiori. Non lo so ragazzi, non vi incazzate, è brutto a dire, ma questa è la verità. Se volete sapere la verità, a Lumpini c'è scritto: le donne non si toccare. possono avvicinare al ring e non possono toccare il ring, e nessuna donna può combattere a Lumpini, nei grandi stadi non possono combattere, quindi questa è la verità, poi pigliatela come vi pare. Perché sono considerate impure e hanno delle differenze abbastanza grosse che quando si arriva qui magari possono lasciare un po' sgomentati, però nel senso ci si abitua. Ad esempio quando si sale sul ring la donna non può salire col Moncon perché deve passare sotto l'ultima corda, quindi inginocchiarsi, passare sotto. Ferma, traduci. Bueno, la mujer en Tailandia, la situación de la mujer es muy diferente, es muy inferior al hombre, no tiene las mismas condiciones, incluso pues En la Muay Thai, en el Muay en la Thai. tradición de la Muay Thai. Y bueno, entonces hay ciertas condiciones que las mujeres tenemos que hacer, por ejemplo, cuando vamos a competir y vamos al ring, tenemos que arrodillarnos y pasar por la última cuerda, por lo que implica... La última de basso. Sí, la última cuerda de abajo, por lo que implica que no podemos ponernos el moncón, ya que el moncón, como hemos dicho antes, no puede estar por abajo. Entonces tenemos que pasar y después nuestro entrenador pues nos pone ya el moncón y empezamos a competir. Come dicevamo prima, ovviamente le donne non possono toccare il Moncon degli uomini, hanno un Moncon a parte. Un uomo può mettere il Moncon alla donna, ma non può essere il contrario. Quindi sempre per il discorso di portare sfortuna, di mala sorte. Para los tailandeses en el Muay Thai las mujeres somos impuras y por tanto, por ejemplo, el moncón es diferente tanto el hombre como para la mujer, es decir, el hombre tiene su moncón y la mujer tiene su moncón. El hombre sí le puede poner el moncón a la mujer, pero al contrario no puede ser por esa calificación que tenemos nosotras de impura y de que damos mala suerte. Por ejemplo, en el Lumpini no se nos permite tocar el ring, incluso hay un cartel que dice que las mujeres por favor no toquen el ring. Non può essere también de coach. Le donne non possono fare coach a Lumpini, non possono togliere il moncon a un uomo, non possono combattere, ma non possono neanche fare No puede quitarle, salire. una mujer no puede quitarle el moncón a un hombre. Al revés sí, pero una mujer no puede hacerlo. Ok. C'era altro? Principalmente questo. Il Muay può essere diverso ovviamente delle donne, però
Sì, la Ramuai non l'abbiamo detto, un'altra cosa molto importante, anche se può sembrare una cosa stupida, fare la Ramuai nei grandi stadi può servire perché se il match è lì, è dato pari, può darsi che venga aggiudicato dato a favore di chi ha fatto una Ramuai magari spettacolare. Adesso questa cosa si sta perdendo perché con la prevalenza delle scommesse non viene data più questa prevalenza, però una cosa è certa, il Falang che fa la Ramuai parte bene, piace già. Io ripeto, non mi piace la Ramuai, non so neanche da dove iniziare a guardarla, a farla, però per essere onesti, io sono dell'epoca di Ramon, quindi io sono per non fare la Ramuai, però è un errore perché ti metti già nelle condizioni, metti già le condizioni degli arbitri di essere più critici. La Ramuai, aunque se piensa que se puede llegar a pensar que es algo que no tiene importancia, sí la tiene, porque por ejemplo, si nosotros la hacemos, siempre vamos a partir bien para los árbitros tailandeses, ya que para ellos es importante y damos un punto a nuestro favor. Si por ejemplo en la competición está la cosa muy igualada, incluso los árbitros pueden tomar el Ramuai como una forma de quitar el equilibrio si ha hecho un Ramuai pues bonito y la verdad que por ejemplo las mujeres gustan mucho que hagan el Ramuai, no es a lo mejor tanto como a los hombres que se le da mínima importancia, pero a las mujeres la verdad que les gusta mucho ver cómo la mujer baila sobre el ring. No, più que come baila es porque como respeta la tradición, porque este deporte empieza como deporte de hombre, si la mujer hace todo bien y parecido a lo que hacen los hombres, le gusta más. Ok, grazie ragazzi, Sawadee Cup, fate i bravi, viva la Muay Thai.